Bernardo, vai che noi qui dialoghiamo così che il dialogo possa esprimere la sapienza d'amore per i fedeli d'amore su YouTube. Vivo ora, qui e ora, hic et nunc, dicevano i latini. Quindi quel Piero di 40, 50, 60 anni fa non c'è più. Allora nel silenzio comincia a fiorire qualcosa, una fioritura interiore. E tutta l'eternità è un fiorire continuo, in una primavera permanente. Se la nostra mente tace, fa silenzio, il miracolo dell'illuminazione, del perfetto risveglio si attualizza. Un passato da ribelle e un ruolo da protagonista nel 68 sulle barricate parigine. Atmananda, al secolo Piero Bucciotti, ha girato il mondo prima di fermarsi nella Sila Piccola, in Calabria, dove vive da 40 anni, dal 1984, completamente da solo in un luogo sperduto, senza acqua ed elettricità. E questa è la sua straordinaria storia. Mi chiamo Piero. Poi però c'è un nome di tipo iniziatico che è Swami Atmananda. Atma è l'anima, Ananda beata. Ananda significa beatitudine. C'è stato un momento di conversione quando ho conosciuto Don Lorenzo Milani, che mi ha strappato le maschere del rivoluzionario. Ecco. Questo è stato il primo insegnamento di questo prete veramente profetico. È stata la non violenza. E quindi questa qui è la tua casa, giusto? Dove vivi da... Questo era un pastillaro dove lavoravano le castagne, vedi qui ci sono le castagne, vedi quante castagne. Poi è stato restaurato e abbiamo fatto un eremo. Qui c'è il golfo di Squillace che si chiama il golfo della gloria. Poi questo è l'Om, il verbo eterno, che è incarnato su questo piccolo pianeta Terra. Lo spirito rivoluzionario nasceva da una ricerca interiore sempre, che era una ricerca di chi è, di chi sono io. Tutte le rivoluzioni nascono da questa ricerca interiore che è innata in ogni persona. Com'è svegliarsi quella mattina, quando ti svegli la mattina e vedi sto panorama? Qual è la sensazione? E la sensazione è quella del risveglio, del perfetto risveglio, dove l'ego si rarefà. E cos'è che emerge? È l'essere Sat, lo canto tutte le mattine, Chit, Sat è l'essere, Chit coscienza, consapevolezza splendente, e Ananda, beatitudine assoluta. Allora, Share Namananda, Sat Chittananda, Arena, e canto e batto le mani. Gloria, gloria, gloria. Le persone purtroppo hanno una frenesia, una confusione. E perché secondo te c'hanno sta confusione, sta frenesia? Perché il senso dell'io e del mio è prevaricante. Le persone vogliono affermarsi, cercano potere e fama. Non c'è un io che può avere paura qui. C'è rimasto solo il Dio vivente, colui che è. Possiamo entrare? Prego. Grazie. Prego. Questa è la Madonnina indocristiana. Questa è la cucina. Questa è la cucina, vedi?
Quando chiedo ad Atmananda qual è il suo rapporto con i soldi, lui mi risponde dicendomi che le persone si precludono questo attaccamento al denaro, la via spirituale, cioè si precludono una crescita nell'ordine dello spirito. Tutti gli attaccamenti vanno tolti se vuoi vivere davvero felice e libero di quella libertà e di quell'umiltà che nel cuore è profondità e nell'esistenza è amore. E per te che cos'è l'amore? Ecco, è Dio. L'amore è Dio, qualcosa di esistenziale, che è onnicomprensivo tutto. Qui c'è una beatitudine permanente, ecco, che fiorisce din tuo cuore. È una fioritura interiore che quando si attiva rimane per sempre in un'eterna primavera e siamo sempre in boccio. Questa nostra umanità così frenetica dovrebbe calmarsi un po'. La mattina si alza, uno dovrebbe accudire il corpo fisico per bene, poi sedersi un po' e calmare la mente. Ci sono delle pause tra un pensiero e l'altro, tra una parola e l'altra, ci sono delle pause. Cominciare a rispettare queste pause. Ecco, nel silenzio l'ego si rarefà e muore. Se la mente però si dà una calmata, e per questo vorrei che lì ci fosse un luogo dove le persone si danno una calmata e poi vengono qui e si può condividere questo momento di silenzio o di mantra, no? Se uno canta dei mantra, no? Prima all'inizio dell'ora sesta, il vespro o le lodi la mattina, uno canta prima. Poi c'è il silenzio, che attualizza questa presenza beata, il silenzio. Quindi prendi i cuscini. I cuscini. E questo lo fai tutti i giorni? Tutti i giorni, quando sorge il sole, quando l'ora sesta è alle 12:30, ci connettiamo con il verbo cantando questi canti che sono molto antichi, sono canti vedici, i primi due canti, poi c'è questo periodo, questo silenzio in cui uno calma la mente. E qual è quel tuo rapporto con la natura? È un rapporto che t'arricchisce, ti guarisce pure. Da che cosa? Dalle malattie, dal male in generale. Il fatto esteriore della natura deve semplicemente ispirare questa presenza, questo respiro dell'anima, capito? Questo è il respiro, il ponte tra noi e Dio. Molti vivono il qui e ora, ma non nella pienezza, nella Purnam della nostra umanità e divinità. Noi abbiamo una natura terrestre e anche celeste e spirituale che devono unirsi. Ecco, questa unirsi nel cuore si unisce qui. Ispirazione, pausa, esaliamo e pausa. L'individualità prevarica su questa comunione viva e vera col Signore, con tutti i santi e saggi della tradizione vivente.
profondità dell'oceano di nettare e ascoltiamo il richiamo della sacra conchiglia. Questa è la cappellina, la chiesetta, e qui, guarda, c'è il tabernacolo, vedi, anzi noi adesso accendiamo un incensino a Gesù sacramentato, vedi, questo è il Santissimo Sacramento. Ma cos'è per te Gesù? O comunque chiamiamolo come vogliamo in 1800 modi. Cos'è Gesù? È l'incarnazione del Verbo Eterno, della parola suprema. Nell'opacità della materia, ecco, anche nell'opacità della materia noi incorriamo questa gloria. E questo canto che cantano laggiù nel profondo sud dell'India, Sri Bhagavan Rakshman, Jaya Pita, Jaya Pita, Jaya Pita, Krishna Pita, Param Pita, Surga Pita, Rakshman, Jaya Vidatra, Jaya Vidatra, Jaya Vidatra, Paimam, Shri Vidatra, Shri Vidatra, Shri Vidatra, Rakshman, Jaya Krishna, Jaya Krishna, Jaya Krishna, Paimam. Cos'è per te la felicità? La felicità. La felicità è l'essere qua e tutto torna com'è al mezzodì del mondo e tutto torna com'è. Dimmelo tu, Bernardo, com'è? Per me è bello. Bello. L'infinità, l'unità, l'unitotalità e l'eternità. Questi tre principi di ordine spirituale vanno incarnati qui e ora. Gloria deve niente che viene. È la gloria che viene, ci rinnova e ci illumina, che la mente possa arzigogolare. Questa gloria è illuminante.